Mapping Layout di Eni, che ci parlerà di come ESAPRO viene utilizzato per la realizzazione di studi di fattibilità. Ok. Dovevo preparare un attimino, visto che è un po'. Allora, sono davanti alla ok, nei progetti, fattibilità digitale. Il mio intervento per male racconterà quello che accade all'interno dell'ufficio tecnico di progetti con l'utilizzo del programma ESAPRO su piattaforma Basecamp. Allora, la fattibilità di ingegneria. Scusatemi se. Lo studio di fattibilità permette di valutare la praticabilità di un progetto in modo completo e sistematico, fornendo una base solida per la presa di decisioni e la pianificazione futura. Lo studio di fattibilità presuppone la valutazione di diverse alternative progettuali che possono risultare coerenti con gli obiettivi fondamentali del progetto, in modo da poter selezionare quelle che presentano un profilo di rischio inferiore. Difatti la fattibilità non è altro che una valutazione della possibilità di realizzare un progetto considerato ad alto rischio partendo da analisi poco certe o quasi nulle. Perché si usa il 3D in una fattibilità progettuale? L'utilizzo di ESAPRO in questo caso, in un formato 3D per la progettazione, costituisce una pietra miliare nelle fasi preliminari di uno sviluppo progettuale. Questa tecnologia non solo rivoluziona il modo in cui concepiamo i progetti, ma offre anche vantaggi tangibili che possono influire sul successo finale di un'iniziativa. Andiamo a esplorare alcuni dei principali benefici legati all'uso del 3D nella fattibilità progettuale. Allora, una migliore comprensione della comunicazione del progetto, quindi l'utilizzo del software CAD come ESAPRO per la progettazione costituisce una parte importante nelle fasi preliminari. Questa tecnologia non solo rivoluziona il modo in cui concepiamo i progetti, ma offre anche vantaggi tangibili che possono influire sul successo finale di un'iniziativa. Andiamo a esplorare alcuni dei principali benefici legati all'uso del 3D nella fattibilità progettale, quindi una visualizzazione avanzata, il modello offre una rappresentazione realistica di quello che dovrebbe venire fuori, l'identificazione dei problemi che possono sorgere durante le fasi progettali. Porto ad esempio il fatto di progettare una piattaforma, io mi occupo soprattutto di navi e piattaforme, e quando ho a che fare con dei modelli il problema più grosso che ho è valutare la posizione dei vari equipment all'interno di una struttura che ovviamente per vari problemi non c'è spazio fondamentalmente là sopra, e di conseguenza identificare i problemi nella fase di fattibilità ci porta a non doverli poi andare a ricercare nello stesso successivo, quindi un feed e eventualmente l'inizio di un dettaglio per poi passare alla costruzione. Confronto. Sappiamo benissimo che ESAPRO viaggia sia su Visca che su AutoCAD, quindi due diverse tipologie di piattaforme, ovviamente software compatibili con formati DVG, cambiano magari quelli che sono i contratti in essere, però vabbè, un software CAD che è l'interfaccia comunicativa, è un insieme di elementi grafici, controlli e funzionalità che consentono all'utente di interagire con il programma e in definitiva con i dati del progetto. L'interfaccia comunicativa facilita la navigazione, la selezione di comandi, la visualizzazione dei dati e l'esecuzione delle azioni all'interno del CAD. Qui probabilmente ho detto una cosa ovvia, visto che probabilmente non tutti lo utilizzano, però è quello che è la base per cercare di utilizzare un software come questo come se fosse un tappino di schizzi, da schizzi. Un modello tridimensionale consente un'analisi più approfondita delle soluzioni progettuali. Grazie alla simulazione è possibile identificare problematiche tecniche prima dell'inizio della fase di costruzione. Questo approccio proattivo permette di ridurre i rischi associati a modifiche costose e ritardi dovuti a errori non individuati in anticipo, come avevo detto prima. Quindi, mitigazione dei rischi progettuali, abbiamo il fatto di avere una sicurezza garantita,
un'analisi e quindi una simulazione strutturale di come dovrebbe essere tutto l'impianto, e la validazione tecnica, quindi una verifica di interferenze di compatibilità per quello che riguarda tutto il macrosistema. Approccio funzionale e approccio sistemico, questi sono praticamente nel processo di progettazione è fondamentale bilanciare l'approccio funzionale che si concentra sulle specifiche e sulle prestazioni di singoli componenti, con quello sistemico che considera l'interazione degli elementi all'interno di un contesto più ampio. Il 3D consente di esplorare questa interazione in modo più preciso, facilitando la valutazione dell'impatto che una modifica avrà sull'intero sistema. Facciamo un esempio in ingegneria meccanica. L'analisi di meccanismi e la modellazione di sistemi richiedono entrambi gli approcci, quindi sistemico e funzionale. Quindi la modellazione meccanica funzionale descrive le interazioni tra le parti, mentre l'analisi dei sistemi considera il comportamento complessivo in diverse condizioni operative. Un altro esempio che si potrebbe fare nell'ingegneria industriale è l'analisi della catena di produzione, la gestione dei flussi di lavoro e la progettazione di sistemi di produzione automatizzati che richiedono entrambi gli approcci. Non ultimo è anche l'ingegneria del software, che è la progettazione di software, l'analisi delle sue prestazioni e l'implementazione di sistemi distribuiti richiedono entrambi gli approcci. Ho finito? No, sì, ancora finito, scusate. Capita. Ok, approcci complementari del progetto, come dicevo prima, funzionale, sistemico, integrazione. Definizione dell'approccio funzionale. L'approccio funzionale si concentra sull'analisi delle funzioni di un sistema, ovvero cosa fa e come lo fa. Si focalizza sulle attività e le operazioni che compongono il sistema per raggiungere un determinato obiettivo. Ad esempio, in un sistema di produzione l'approccio funzionale potrebbe concentrarsi sulle funzioni di ogni componente della macchina, come il motore che genera energia, il sistema di alimentazione che trasporta le materie prime e il sistema di controllo che regola le operazioni. Benefici? L'approccio funzionale aiuta a identificare le aree critiche, le dipendenze tra le funzioni e le potenziali problematiche nel funzionamento del sistema. L'approccio sistemico, quindi che va a completarlo, per definizione considera il sistema nel suo intero, tenendo conto delle interazioni tra i suoi elementi e dell'ambiente esterno. Questo approccio si concentra su come le diverse parti interagiscono e influenzano il comportamento del sistema complessivo. Un esempio, in un sistema di produzione l'approccio sistemico potrebbe considerare la logistica, la gestione della qualità, la relazione con i fornitori, le dinamiche interne dell'azienda e l'impatto sul mercato. Quali sono i benefici? L'approccio sistemico aiuta a comprendere meglio le complessità del sistema, a identificare i fattori chiave che influenzano il comportamento e a prendere decisioni più strategiche. Questa è la metodologia funzionale, quindi comunque abbiamo una caratteristiche fondamentali che sono il focus, l'analisi, la prospettiva, questo bene o male, questa slide raggruppa quello che è stato detto prima. L'escrezione, attività di operazione del sistema, le funzioni delle singole componenti e l'orientamento dei processi e il beneficio che ne si ottiene. Applicazione nell'approccio funzionale, la modellazione strutturale, quindi l'analisi dettagliata delle connessioni e delle cariche sulle singole componenti, nel nostro caso sulle tipologie di navi utilizzate piuttosto che sulle piattaforme, e l'interazione con tutto quello che è l'impianto, quindi equipment, piping, elettrico, strumentale. Una verifica prestazionale, quindi lo studio del comportamento di ogni elemento in condizioni operative, e ovviamente una simulazione funzionale, quindi test orientati a validare l'operatività del sottosistema. Quindi abbiamo una visione del sistemica del progetto, una visione globale che considera il sistema nella sua completezza. Le interazioni, quindi analizza le relazioni tra i componenti, le strategie, l'uso, la possibilità di poter decidere ed essere più consapevoli di quello dove si deve andare, e l'impatto, quindi tutti gli effetti che potrebbero essere positivi e negativi. Quindi l'approccio sistemico permette di comprendere la complessità del progetto e identificare i fattori critici per il successo. Qua ovviamente la riassumo con 4 piccoli
4 piccole parole. Concettualizzazione, quindi una definizione delle linee iniziali e la creazione di modelli concettuali. Lo sviluppo del progetto, questa è la seconda, che è il dettagliamento dei componenti e la verifica delle loro interazioni. Quindi quando faccio un progetto prendo informazioni da più attori e le metto insieme. Simulazione e analisi, prototipazione rapida, perché nel settore si intende di design. Test delle performance attraverso software di simulazione integrati nel CAD. E la documentazione, che è la produzione di disegni tecnici, quindi la fine dell'iter della progettazione in sé. Quindi queste sono le 4 fasi fondamentali della progettazione. Analisi e definizione del problema. Si identificano le esigenze e i vincoli del progetto, raccogliendo informazioni e definendo obiettivi. In questa fase si raccolgono le informazioni essenziali e si stabiliscono i parametri che poi guideranno l'intero processo. L'ideazione e la generazione di soluzioni. Si esplorano diverse opzioni e si generano idee creative per risolvere il problema. Più di una volta mi sono trovato di fronte a dei progetti dove, avendo poco e niente, dovevo trovare una soluzione alternativa che era fuori dal canone classico di passare da A a B. Per arrivare a B passavo magari da C. Pianificazione e sviluppo. Si selezionano le soluzioni più promettenti, si realizzano prototipi e si affina il progetto. Ultima e non di importanza, scusate, è la valutazione e il test. Si valutano i risultati del progetto e si effettuano i test per identificare eventuali punti deboli e portati ai miglioramenti, quindi i classici model review che vengono effettuati. ESAPRO ci dà maggiore precisione e minimizzazione degli errori. Uno degli aspetti più significativi nell'utilizzo di ESAPRO è l'accuratezza. I modelli tridimensionali consentono di eseguire calcoli esatti e produzioni più precise, riducendo notevolmente il margine di errore. Questo è particolarmente cruciale in settori come l'architettura e l'ingegneria, dove con un piccolo errore si può avere una conseguenza disastrosa. Questo ci porta ovviamente all'ottimizzazione dei costi, alla riduzione dei costi e all'ottimizzazione del design. Attraverso il design 3D, quindi l'ESAPRO, è possibile esplorare diverse soluzioni in maniera virtuale, identificando quella più efficace. Questa ottimizzazione non solo migliora l'estetica e la funzionalità del prodotto, ma porta anche a una significativa riduzione dei costi di produzione e materiali. In altre parole, la maggior creatività porta a minori spese. Questo avviene all'interno dei nostri uffici durante lo sviluppo in itinere di un progetto, partendo da un'idea che si sviluppa e passando per la fattibilità, che il nostro punto cruciale in questo caso è dove utilizziamo in maniera passiva ESAPRO, perché ci dà la possibilità di interagire su più fronti, sia a livello di attori che a livello di software. Molte volte può capitare che ci si trovi in condizioni di non avere la possibilità di leggere un determinato file solo perché non è stato prodotto dal software che abbiamo in casa. Con strumenti 3D i team di progettazione possono lavorare in modo più efficiente. Le modifiche possono essere implementate rapidamente, senza necessità di ridisegni complessi. Inoltre la possibilità di collaborare in tempo reale su piattaforme digitali potenzia la produttività, permettendo al team di affrontare un numero maggiore di progetti in maniera simultanea. Ultimo ma non importante, il 3D incrementa notevolmente l'efficienza e la produttività, grazie all'automazione e alla standardizzazione delle fasi progettuali, come dicevo prima, fattibilità, feed, basic, dettaglio. I team possono lavorare contemporaneamente su più aspetti del progetto, riducendo i tempi di sviluppo e aumentando la capacità di gestione del progetto. Una delle ragioni principali per cui si utilizza ESAPRO nella fase di fattibilità è la sua flessibilità. Questo software consente di modellare e modificare facilmente ogni aspetto del progetto, la possibilità di adattare rapidamente i modelli in risposta ai feedback ricevuti durante le fasi di valutazione iniziale è cruciale per garantire che il progetto finale soddisfi tutti i requisiti. Più di una volta mi è capitato durante delle riunioni di andare a completare dei disegni o dei modelli 3D in tempo reale,
proprio perché magari in quel momento veniva richiesta una determinata attività e grazie alla praticità d'uso che ha ESAPRO è stato facile riuscire ad arrivare dove dovevo arrivare in tempi particolarmente ridotti. ESAPRO si distingue anche per la sua interfaccia utente intuitiva, senza richiedere una lunga curva di apprendimento. Infatti, se vengono utilizzati spesso i CAD, bene o male, le interfacce si assomigliano un po' tutte. Comando linea, il comando mesh, anche il 3D. Cambiano le forme, i comandi possono assumere forme diverse o magari anche i comandi a tastiera potrebbero essere diversi, però alla fine della fiera fanno sempre lo stesso lavoro. Gli utenti possono navigare nel software e accedere a diverse funzionalità con facilità. Questo è particolarmente vantaggioso nella fase di fattibilità, dove per il tempo è spesso essenziale, è praticamente quello che fa andare avanti il tutto. Un'interfaccia intuitiva permette ai progettisti di concentrarsi più sul lavoro che sui tecnicismi del software. Quindi la praticità dell'uso di ESAPRO non è da sottovalutare. Il software offre strumenti specifici che facilitano la creazione di modelli complessi senza complicazioni inutili. Le funzionalità come la possibilità di portare e utilizzare file da altri applicativi CAD, VisCAD o AutoCAD, estendono ulteriormente la capacità di ESAPRO, permettendo ai progettisti di lavorare in un ambiente familiare e compatibile con altri strumenti che sono già in uso. In conclusione, l'adozione di ESAPRO nella fase di fattibilità progettuale non è solo una questione di modernizzazione, ma è una necessità strategica. Le sue applicazioni pratiche migliorano la comprensione e la comunicazione, riducono i rischi, aumentano la precisione e l'efficienza, ponendo le basi per un processo di progettazione più efficace e innovativo. Con il futuro della progettazione che continua a evolversi è evidente che il 3D sarà sempre più al centro di questo processo. Ho terminato.